Immaginate un software che aiuta il vostro medico a leggere una TAC, o un piccolo apparecchio acustico intelligente che decide quali voci farvi sentire in un ristorante affollato. Sembra fantascienza, ma è la realtà di oggi. Ma cosa succede se quel software commette un errore? Se un aggiornamento sbagliato peggiora la diagnosi? Chi è il responsabile? Il medico che ha usato il programma oppure l'azienda che l'ha creato? Le leggi europee sono cambiate radicalmente per proteggerci. In questo video vedremo i confini della responsabilità dei produttori, in parole semplici. Se volete capire come l'intelligenza artificiale sta cambiando i vostri diritti, questo video è per voi. Per capire chi è responsabile, dobbiamo conoscere 3 sigle fondamentali che regolano la tecnologia medica in Europa. La MDR, Medical Device Regulation, ovvero il regolamento sui dispositivi medici. Attenzione, non è una legge nuova. Esiste dal 2017. Stabilisce le regole di sicurezza per tutto ciò che è medico, software inclusi. La seconda è l'AI Act, ossia il regolamento sull'intelligenza artificiale del 2024. È la prima legge al mondo che mette dei paletti all'uso dell'intelligenza artificiale in base al rischio. La terza è la PLD, cioè la direttiva europea sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Si tratta di una nuova norma del 2024 che protegge i consumatori se un prodotto causa un danno. Vediamo ora come queste leggi lavorano insieme. La prima grande novità è che oggi il software è considerato un prodotto a tutti gli effetti, proprio come un'auto o un elettrodomestico. Grazie alla direttiva sulla responsabilità da prodotto, se un software è difettoso e causa un danno, il produttore ne risponde sempre. Non importa se non voleva sbagliare o se è stato attento. Se il prodotto non è sicuro come ci si aspetterebbe, l'azienda è responsabile. Inoltre, il produttore risponde anche dei danni causati da aggiornamenti software sbagliati o se l'algoritmo cambia comportamento nel tempo in modo pericoloso. Molti sistemi di intelligenza artificiale sono opachi, cioè funzionano come una scatola nera. In pratica nemmeno gli esperti sanno esattamente perché l'algoritmo abbia preso una certa decisione. In passato, se un paziente veniva danneggiato, doveva dimostrare lui dove era l'errore nel codice. Impossibile, vero? Le nuove regole europee invertono questo schema. Se il sistema è troppo complesso, una scatola nera, appunto, il giudice può presumere che il difetto esista. In pratica, tocca al produttore dimostrare che il suo software era perfetto, non a voi dimostrare che era rotto. Secondo il regolamento sui dispositivi medici, la MDR del 2017, un'azienda che vende un software medico non ha finito il suo lavoro al momento della vendita. Deve fare sorveglianza continua dopo la vendita. Deve monitorare come il software si comporta sul campo, correggere i bug e assicurarsi che l'intelligenza artificiale non inizia a dare risultati peggiori col passare del tempo, un fenomeno chiamato drift. Se l'azienda ignora questi segnali d'allarme, ne risponde legalmente. Qui c'è il confine più importante. Le leggi distinguono tra il produttore, che risponde dei difetti di fabbrica, di dati di addestramento sbagliati o di aggiornamenti difettosi. L'ospedale o il medico, chiamati deployer o utilizzatori, che rispondono se scelgono il software sbagliato, se non formano il personale o se non controllano i risultati della macchina. In Italia, produrre intelligenze artificiali ad alto rischio per la salute è considerata un'attività pericolosa, secondo l'articolo 2050 del Codice Civile, rubricato Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose. Questo significa che, in caso di danno, l'azienda deve dimostrare di aver adottato tutte le misure possibili per evitare l'incidente. Se manca anche solo un piccolo controllo, l'azienda paga. In sintesi, il produttore di software oggi non vende solo un pezzo di codice, ma garantisce un processo sicuro che dura anni. Cosa significa per voi? Se siete pazienti, sappiate che avete il diritto di sapere se un'intelligenza artificiale è stata usata per la vostra diagnosi. Se siete medici, non fidatevi mai ciecamente del software. La legge richiede la supervisione umana, quello che l'AI Act chiama Human Oversight. La decisione finale deve essere sempre vostra. Se questo video vi è stato utile per orientarvi in questo labirinto di leggi, lasciate un like e iscrivetevi per non perdere i prossimi approfondimenti sulla tecnologia che sta cambiando le nostre vite. Alla prossima!